benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me a Singapore, una città che stupisce dal primo istante. Un mix perfetto tra modernità e natura e tra tradizioni e innovazione. Appena atterrati, una cosa che colpisce subito è il verde ovunque. Piante dentro l'aeroporto Changi, piante in ogni angolo della città e già capisci che Singapore è un posto speciale. Dopo essere uscita dall'aeroporto ho preso la metro per andare in ostello e una cosa che mi ha stupito è la pulizia. Questa città è così pulita che avrei potuto mangiare per terra. Dopo essermi sistemata in ostello sono uscita a esplorare Chinatown. Subito ho trovato un tempio, non cinese, ma indù. Sri Mariamman è il più antico tempio indù della città, con una storia affascinante e un'atmosfera unica. Siccome stavo morendo di fame, sono andata alla ricerca del Maxwell Food Center, il posto perfetto per provare il cibo locale senza spendere una fortuna. Qui ho provato questa zuppa di fishball, consigliata da una signora del posto, accompagnata da una porzione di noodles. Il tutto era assolutamente buonissimo. Dopo pranzo sono andata al Buddha Tooth Relic Temple, che si trovava proprio davanti al mercato e l'atmosfera era questa. La sera ero troppo stanca e jet lag per fare grandi avventure, quindi ho fatto un giretto notturno a Chinatown e poi a letto. Sto andando a Little India. Prendiamo il treno. Allora, questa è la mappa di Little India e praticamente ci sono 3 diversi itinerari che si può fare. Uno un po' più storico di Sargon è il nome di quest'area, ripercorrendo i punti più importanti dei palazzi a partire dal 1900. Il Walk of Faith, che praticamente tocca tutti i templi, le moschee, e tutto ciò che è religioso, diciamo, e dice: mi raccomando, seguite le istruzioni e cercate di avere un vestiario e un atteggiamento appropriato, ovviamente. Shop Till You Drop sono praticamente i punti principali dove comprare. Quindi questi sono i 3 itinerari e noi siamo qua, Buffalo Road, che è la via storica di Little India. Little India è uno dei quartieri più vibranti e storici di Singapore.
La sua storia risale all'epoca coloniale, quando la zona attorno a Sargon Road iniziò a svilupparsi come un insediamento per la comunità indiana. All'inizio del XIX secolo, sotto il dominio britannico, gli indiani arrivarono a Singapore come commercianti, lavoratori e soldati dell'esercito coloniale. Sargon Road divenne un punto centrale per il commercio del bestiame perché l'area era vicina al fiume Rochelle, dove i pascoli erano ideali per l'allevamento. Oggi Little India è famosa per i suoi templi colorati, le botteghe di spezie, i ristoranti tradizionali, ovviamente i suoi fantastici templi, ma anche per le celebrazioni del Diwali, che è la festa delle luci indiana. Se siete abbastanza fortunati da essere qui verso ottobre-novembre, mi raccomando, non perdetevelo assolutamente. Dopo queste visite ai templi di Little India, mi sono fermata a mangiare questo dosa, che è una sorta di crepe ripiena di patate vegetali, abbastanza piccante, accompagnata da varie salse. Per quanto piccante vi dirò, era comunque molto buona. Dopo aver lasciato Little India, ho camminato verso un'altra zona di Singapore, Arab Street, dove l'atmosfera cambia nuovamente. Anche qui le radici risalgono all'epoca coloniale. Durante l'inizio del XIX secolo, Sir Stamford Raffles disegnò quest'area come un quartiere per la comunità musulmana, includendo mercatini arabi, malesi e Bugis, che è un gruppo etnico proveniente dall'Indonesia. Il nome Arab Street riflette l'influenza dei commercianti arabi che erano tra i primi a stabilirsi qui. Questi mercanti importavano beni preziosi come tessuti pregiati, tappeti persiani, spezie e profumi dal Medio Oriente. Ancora oggi la zona è famosa per le sue boutique che vendono batik, seta e artigianato islamico. Un punto di riferimento storico è la Moschea del Sultano, costruita nel 1824 per il primo sultano di Singapore, Hussein Shah. È una delle moschee più iconiche della città, con la sua cupola dorata e l'architettura imponente. Un fatto interessante è che la base della cupola è decorata con il vetro delle bottiglie di birra donate dai musulmani più poveri della comunità, un simbolo di inclusività e partecipazione della comunità musulmana. Dopo aver lasciato Arab Street, ho girato e rigirato tra i grattacieli del centro di Singapore per perdermi Dio sa quante volte per riuscire a trovare questa fontana. Allora, ci ho messo 4 secoli e mezzo per trovare questa cosa qua. Mi sono persa tra centri commerciali, ponti e building in costruzione, però alla fine ce l'ho fatta. Fontana della Raggianza. Dopo ho preso la metro e sono arrivata nel luogo più atteso.
Garden by the Bay. Gardens by the Bay non è solo un giardino futuristico, ma il risultato di una visione più ampia per trasformare Singapore in una City in a Garden. Questo progetto è legato a un'altra icona della città, il Marina Bay Sand. Negli anni 2000 il governo di Singapore voleva reinventare la baia di Marina, trasformandola da un'area portuale in una delle zone più spettacolari del mondo. Nel 2010 è stato inaugurato il Marina Bay Sand, un complesso che oggi è uno dei simboli più riconoscibili di Singapore, con il suo design unico composto da 3 torri collegate da una piattaforma a forma di nave, lo Sky Park. Il Marina Bay Sand non è solo un hotel di lusso, ma anche un centro di intrattenimento con casino, negozi e ristoranti stellati. È stato progettato dall'architetto Moshe Safdie e si ispira a un mazzo di carte come simbolo di fortuna e prosperità. L'hotel e i giardini sono stati sviluppati insieme per creare un contrasto tra il lusso moderno e la bellezza della natura. Infatti, la vista del Marina Bay Sand sul Gardens by the Bay è una delle più spettacolari di tutta Singapore. Il terzo giorno consecutivo a Singapore, in realtà, sono partita per la Malesia e presto vi parlerò di questo viaggio. Ma il terzo giorno in cui sono tornata dopo la Malesia a Singapore, sono prima tornata a Chinatown a comprare souvenir e soprattutto a mangiare. La sera poi mi sono dedicata alla mia attività preferita, mangiare nuovamente. E sono andata a visitare il mercato notturno di Lau Pa Sat. Seafood vegan udon noodle, vuol dire che questo non è seafood vero, è seafood vegano, e i tacos Indian style. Andiamo all'assaggio. Buoni, molto meglio di quello del testo. Vediamo questo. Questo sa pure di tonno, buonissimi. Questi sono davvero molto buoni. Adesso vediamo com'è il tacos. Mirate questo di me? Sì. Vabbè. Che sorpresa. Avrei voluto anche fare un giro in barca nella baia, ma siccome c'era davvero troppa gente, ci ho rinunciato.
tanto Singapore è entrata a far parte della mia top 3 delle mie città preferite al mondo, quindi presto o tardi ci ritornerò. Ma prima di lasciare Singapore non potevo non visitare uno dei luoghi più iconici della città. Lì c'è l'aeroporto e là c'è una fontana. Bueno chicos, spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Singapore è stupenda, vi consiglio assolutamente di venire perché non ho parole, bellissima, un'energia fantastica, si mangia di tutto, gente bella, bellissima. E se non avete nessuno con cui viaggiare, viaggiate da soli, viaggiate. Specialmente voi ragazze, donne, non abbiate paura a viaggiare da soli. Da Singapore è tutto, se vi è piaciuto questo video ricordatevi di mettermi un like e potete seguire anche sulle reti sociali, mi trovate come Roby from Sardegna e su commonlocal.com oppure su incolombia.it con Roby in Colombia. Ciao e alla prossima!